Rieccoci con un nuovo video, come potete vedere quest'oggi con gli oracoli, i messaggi d'amore. Che cosa andremo a chiedere quest'oggi a questi oracoli? Siamo distanti? Cosa pensa di me, di noi? Cosa vorrebbe dirmi che magari non mi ha detto e cosa mi dirà, ovviamente, nei prossimi incontri? Quindi cerchiamo di capire che cosa ha in mente una persona, la persona che state frequentando, con la quale avete comunque una storia, che però in questo momento appunto vi è distante per svariate motivazioni, magari perché è una storia clandestina. Ecco, cerchiamo di capire appunto questa persona a cosa sta pensando. Cerchiamo di capire se ci possa essere magari qualche paura, motivo di apprensione in questa persona che magari non vi ha mai esplicitato, di cui non vi ha mai parlato, magari per vergogna, per timore, per paura, ecco, magari di essere giudicata. Cioè, cerchiamo di capire questa persona cosa ha in testa. Questo sarà un video a doppia variante, quindi avremo variante 1 e ovviamente variante 2, tra le quali potrete ovviamente scegliere. Ovviamente chi mi segue da tempo ormai lo sa che io alterno sistematicamente video a variante unica a video a doppia variante, come in questo caso. Questo proprio per cercare il più possibile, diciamo, di accontentare un po' tutti, d'accordo? So che alcuni di voi, ripeto, amano molto avere la possibilità della doppia variante, altri invece amano la variante unica, quindi amano, diciamo, affidarsi molto di più al principio di sincronicità. Bene, possiamo appunto iniziare con la primissima variante e dunque appunto iniziamo a mescolare il mazzo di oracoli, e per chiunque appunto abbia scelto la prima variante cerchiamo appunto di capire la vostra persona del cuore cosa ha in mente, cosa sta pensando lontana da voi. Vediamo un po'. Dunque, come sempre appunto allontaniamo dal tavolo di stesa il resto del mazzo e qui abbiamo appunto i 4 oracoli che ovviamente io leggerò secondo appunto la sequenza di estrazione, quindi partendo dal primo sino al quarto, ovviamente sia uno alla volta che poi anche a livello corale per avere un responso finale. Iniziamo dunque con il primo oracolo e qui abbiamo l'indecisione. So che ovviamente le mie indecisioni ti hanno ferito. Allora, questa persona o è già impegnata e quindi l'indecisione ovviamente è legata al fatto che non riesca a scegliere tra voi e la compagna ufficiale, oppure è una persona indecisa, per esempio, per quanto concerne magari un eventuale maggior impegno nei vostri confronti. Magari potreste aver parlato di matrimonio e questa persona potrebbe essere ritrosa, questa persona potrebbe magari aver rifiutato una convivenza. Cioè, questa persona sente comunque di avervi dimostrato, diciamo, un carattere particolarmente altalenante, un carattere che probabilmente tende a soffermarsi troppo in riferimento a determinate decisioni e scelte.
o comunque questa persona ritiene di non aver, diciamo, dato il meglio di sé nell'ambito del vostro rapporto, perché magari lei stessa ha percepito una sorta di indecisione, d'accordo? In eventualmente determinate scelte. Ha affrontato dei momenti di dubbio, se ne rende conto, quindi sa che o vi ha fatto soffrire oppure potrebbe, diciamo, comunque aver dimostrato forse un lato un po' troppo debole del suo carattere, potrebbe aver rischiato magari di perdervi o anche semplicemente di allontanarvi. Cioè questa persona teme veramente, teme di perdervi, teme che alcuni magari suoi comportamenti, magari in un lontano passato, comportamenti che hanno denotato appunto un po' di indecisione da parte sua, potrebbero anche magari ad oggi, anche magari dopo molto tempo, portarvi appunto a stancarvi di questa persona e quindi ad allontanarvi da lei. D'accordo? Quindi comunque una persona che, per esempio, di fronte magari a qualche scelta importante, per esempio avere un figlio, questa persona potrebbe aver avuto dei momenti di dubbio, incertezza, paura e appunto sa che con questa sua titubanza, diciamo, questo suo temporeggiare, può aver causato comunque in voi della delusione. Quindi questa è una persona che proprio in questo momento, stando lontana da voi, sta evidentemente riflettendo molto sulle sue stesse colpe. Quindi è una persona che si sta assolutamente prendendo le sue responsabilità o, se non altro, sta molto guardando al passato, a ciò che è stato, ma vi ripeto, in particolar modo a quello che lui o lei non è appunto stato o stata in grado di darvi e dimostrarvi. Quindi sa di non aver, diciamo, brillato in quanto a fermezza d'animo. E questo gli o le dispiace particolarmente. Vediamo ora in seconda posizione appunto che oracolo abbiamo. Allora, affari, contrattazioni irrisolte, non terminate, non portate a termine. Allora, ci sono ancora delle questioni da risolvere e su cui discutere. Attenzione! Queste questioni non sono questioni a carattere sentimentale. Come potete vedere, in questo caso parliamo di, appunto, contrattazioni di tipo pratico, cioè questioni economico-finanziarie. Allora, questa è una persona che potrebbe aver attraversato un momento di preoccupazione, per esempio da un punto di vista professionale o economico-finanziario. Preoccupazioni che non sono ancora risolte, d'accordo, nel momento presente, nel momento in cui andrete a vedere la stesa, e di conseguenza queste preoccupazioni possono essere ancora in atto, per cui questa persona sta pensando eventualmente anche di parlarvene, perché questo è un oracolo inerente comunque sempre a decisioni, scelte di tipo materiale, d'accordo? In caso, per esempio, sia una persona impegnata, potrebbe appunto avere delle questioni finanziarie di una certa importanza, però irrisolte, da gestire con la compagna ufficiale, motivo per cui potrebbe per esempio temporeggiare nella scelta. È un esempio, In caso sia una persona single,
comunque non abbia un'altra persona, il vostro sia un rapporto, per esempio, tra due persone libere, ecco che obiettivamente questa persona potrebbe, per esempio, aver ricevuto delle nuove offerte di lavoro magari che non sa se accettare o meno, perché magari avrebbe bisogno, per esempio, di un vostro consiglio, del vostro appoggio, della vostra approvazione. È un esempio, per farvi capire che questo oracolo, ragazzi, si riferisce sempre a questioni che nulla hanno a che vedere con i sentimenti. Questa persona prova per voi dei veri sentimenti, ma il problema è che obiettivamente ci sono delle questioni, vi ripeto, di tipo materiale, quindi per esempio questioni economico-finanziarie, che in qualche modo, diciamo, preoccupano particolarmente appunto questa persona. D'accordo? Questioni irrisolte su cui questa persona dovrà ancora agire in futuro. D'accordo? Quindi chiaramente sono, diciamo, delle decisioni piuttosto importanti, perché ovviamente appunto concerne la vita o professionale o economico-finanziaria. Non ha nulla a che vedere con i sentimenti. D'accordo? Ora, vediamo la terza posizione. Allora, qui abbiamo la rivelazione, le rivelazioni. Voglio raccontarti la verità. Allora, ovviamente questa carta è inerente all'oracolo precedente, ragazze. Cioè, che cosa significa? Che questa persona vuole rivelarvi, ok, delle verità importanti circa le sue preoccupazioni di cui abbiamo parlato nell'oracolo precedente, cioè preoccupazioni pratiche, d'accordo? Quindi non sentimentali, quindi preoccupazioni inerenti alla sfera ovviamente professionale e ovviamente economico-finanziaria. Chiaro che sono delle preoccupazioni, ma magari anche progettualità, come vi ho detto appunto poco fa, quindi per esempio un nuovo impiego, delle nuove proposte di lavoro, un trasferimento, piuttosto che per esempio nuovi contratti, nuovi progetti di lavoro. Comunque questioni inerenti il denaro, d'accordo? Comunque dei beni anche materiali, potrebbe trattarsi anche di un'abitazione, cioè tutto ciò che è inerente alla sfera economico-finanziaria di un individuo e in questo ovviamente frangente di questa persona, del soggetto di questa stesa, d'accordo? Evidentemente, ragazzi, questa persona non vi ha raccontato tutto, qualcosa vi ha tenuto nascosto questa persona, probabilmente perché appunto magari sono situazioni delicate di cui magari non vuole parlarvi o perché magari semplicemente se ne vergogna, cioè ci sono delle questioni di cui o non vi ha parlato o di cui magari vi ha parlato però alleggerendone magari un po' il peso, d'accordo? Ora questa persona è intenzionata a farlo, cioè ad essere totalmente sincera con voi, in riferimento, vi ripeto, a queste questioni, che ovviamente preoccupano molto questa persona. Quindi cosa farà? Cosa ha intenzione di fare? Ha intenzione ovviamente di parlarvene e di raccontarvi la verità, magari proprio anche la portata delle preoccupazioni che ha questa persona in riferimento a queste questioni. Vi ripeto, questioni di tipo materiale, pratico. Arriviamo ora, ragazzi, all'ultimo oracolo. Che bello! Allora, inseparabili. Allora, vedete che ho fatto bene a sottolineare appunto negli oracoli precedenti che erano preoccupazioni soltanto inerenti a questioni ovviamente di tipo pratico e non sentimentale. Avevo ragione. Questo oracolo ce lo conferma proprio perché, ragazzi, chiaramente questa persona cosa pensa? Pensa che voi siate inseparabili.
che il vostro amore sia comunque assolutamente ancora vivo, che sia ancora da vivere, vedete, nonostante le distanze. Ovviamente anche il titolo del video e quindi anche di questa variante è inerente proprio a due persone che sono distanti per svariate motivazioni. Ecco, questa persona farà di tutto anche ovviamente per rassicurarvi circa il fatto che comunque le vostre distanze in realtà non creano una distanza di cuori, d'accordo? Questa è una persona che prova dei sentimenti, d'accordo? Nonostante, vi ripeto, le distanze. Ed è una persona che pensa che anche queste preoccupazioni, diciamo a carattere materiale, tutte queste questioni ancora irrisolte non possano in qualche modo interferire nel vostro rapporto, nel vostro sentimento, proprio perché questa è una persona che vi vede come inseparabili. Cioè questa è una persona, diciamo, molto sicura di voi, del vostro rapporto, è una persona che, diciamo, seppur, come abbiamo appunto detto nell'oracolo iniziale, ha temuto e teme comunque a volte di perdervi a causa di suoi momenti di dubbio, indecisione, titubanza. Ecco, nonostante queste ovviamente lecite paure, ecco che comunque questa persona fa appello al sentimento che vi lega, perché questa persona sa che comunque c'è un sentimento che è inattaccabile, a prescindere da preoccupazioni, questioni, distanze, differenze. Cioè questa è una persona che vi vede comunque come inseparabili, nonostante tutto e nonostante tutti. D'accordo? Quindi questa è una stesa molto bella, che ha ovviamente un finale molto romantico secondo me, perché anche proprio come oracolo e come carta è molto bella, perché parla proprio, vedete, di un amore che guarda oltre l'orizzonte, verso un nuovo futuro. Vedete, quindi sicuramente questa è una persona che ha anche una visione, se vogliamo, ottimistica del futuro, ed è una persona che sa che comunque può raggiungervi in qualsiasi momento, perché comunque si può ovviamente imprigionare un corpo, ma non un cuore, d'accordo? Non i pensieri. Quindi è chiaro che comunque questa persona sa che tra di voi c'è qualcosa di molto importante, al di là però di questioni di cui comunque ha intenzione di parlarvi. Evidentemente, vi ripeto, o questa persona vi ha volutamente, diciamo, tenuto nascosti alcuni dettagli della sua vita appunto pratica, oppure ecco ha cercato magari di minimizzare alcune questioni in realtà invece importanti, d'accordo? Quindi evidentemente questa persona ha voglia, intenzione di parlarvene, lo farà. Una persona che sa che potrebbe ovviamente rischiare di perdervi a causa dei suoi momenti di indecisione e di dubbio, ma che però ha piena fiducia nel vostro sentimento, che sa che comunque è forte e continuerà ad essere forte, perché comunque è una persona che ha molta fiducia in quello che vi lega, l'elemento principale che lega due persone, cioè il sentimento, d'accordo? Quindi una stesa veramente molto bella, Quindi le distanze per questa persona possono rappresentare un problema contingente, però ovviamente non a lungo termine, qualcosa di assolutamente ovviamente risolvibile. Ovviamente, come sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, buona fortuna ovviamente e a presto! Rieccoci alla seconda variante. Dunque appunto iniziamo a mescolare il mazzo di oracoli e cerchiamo appunto di capire la vostra persona del cuore, che cos'ha appunto nella sua testolina in questo momento di distanza ovviamente rispetto a voi. Vediamo un po'. Perfetto, dunque ovviamente come sempre allontaniamo il resto del mazzo dal tavolo di stesa
E ovviamente, come vedete, qui abbiamo appunto i nostri 4 oracoli che verranno scoperti ovviamente secondo la posizione di estrazione. Ovviamente possiamo dunque iniziare dal primo oracolo per cercare appunto di capire cosa ha questa persona ovviamente nella sua testolina. Allora, questa è una carta molto molto bella e anche molto dolce, poiché è una carta che parla dell'abbandonarsi ai ricordi. Mi mancano le nostre battute, il nostro scherzare ed essere ovviamente felici insieme. Allora, questa è una persona nostalgica, questa è una persona che vi sta pensando molto, è una persona che sente molto la vostra mancanza. È una persona che, per esempio, rispetto a chi ha scelto la variante precedente, tende ovviamente ad essere molto più romantica, una persona forse anche più sensibile, una persona che evidentemente prova delle emozioni molto forti ovviamente nei vostri confronti, una persona a cui manca tutto di voi, quindi una persona che sicuramente tende ad abbandonarsi, diciamo, malinconicamente ai ricordi, alle vostre chiacchierate. È una persona che potrebbe, per esempio, rileggere i vostri messaggi o riguardare le vostre foto, cioè questa è una persona che anche se magari per pochi giorni lontana da voi, potrebbe veramente sentire in maniera molto forte la vostra mancanza. È una persona che ha bisogno della quotidianità con voi, quindi appunto del parlare, anche semplicemente quel piccolo scambio di battute. Cioè una persona che ovviamente sente effettivamente di far parte di una coppia o di aver fatto parte di una coppia in cui il sentimento era molto forte. Quindi questa è una persona che ha dei bellissimi ricordi del vostro stare insieme ed è una persona che cerca il più possibile ovviamente di ricordare solo cose belle, cioè di avere ovviamente in mente soltanto evidentemente i momenti più belli, positivi trascorsi insieme. Questa è una persona che vorrebbe anche semplicemente risentirvi o comunque rivedervi, ovviamente in breve tempo, proprio per poter anche semplicemente scambiare piccole battute con voi, cioè ridere insieme, cioè anche semplicemente un vostro sorriso per questa persona rappresenta veramente un toccasana, cioè questa è proprio una persona a cui manca proprio anche semplicemente il potervi guardare, d'accordo? Anche semplicemente un abbracciarsi, uno stare insieme. È una persona, vi ripeto, molto sensibile, ma per questo anche molto profonda, d'accordo? Che prova sentimenti molto forti, proprio come chi ha scelto la prima variante, però diciamo che li vive in maniera molto diversa, d'accordo? Cioè chi ha scelto la prima variante comunque vive, diciamo, un rapporto importante, ma con una persona che riesce ad essere comunque razionale. In questo caso invece è una persona molto più evidentemente appunto romantica, dolce, sensibile, ha un cuore evidentemente molto più tenero, quindi vive l'amore in maniera molto, diciamo, più sentita, d'accordo? Quindi anche per esempio pochi giorni di distanza per questa persona hanno un peso e un valore sicuramente molto più forte. Vi ripeto, questa è una persona che potrebbe per esempio proprio anche semplicemente addormentarsi, per esempio leggendo o rileggendo i vostri messaggi, d'accordo? Quindi comunque è una persona che magari possa voler apparire forte, comunque tutta ad un pezzo, in realtà è una persona che nasconde comunque un cuore d'oro. Vediamo ora ragazzi il secondo oracolo, che bello. Allora, il legame tra anime, un legame veramente molto molto stretto. Ho detto che questa è una persona che effettivamente prova un sentimento davvero radicato. In effetti questa persona
vorrebbe proprio dirvi questo, che io mi sento sempre appunto connessa a te, connesso a te, a prescindere dalle distanze, dal tempo, dagli accadimenti. Cioè questa è una persona che sente sempre e comunque, vedete, nella sua strada, nel suo percorso, a prescindere che voi siate o meno vicine ovviamente a questa persona, vi sente comunque sempre vicine. Cioè questa è una persona che percepisce, diciamo, sempre e comunque la vostra connessione. Vi vede come una sorta, diciamo, appunto di fiamma gemella. Questa è una persona che pensa che comunque, a prescindere, vi ripeto, da tutto e da tutti, prima o poi vi ritroverete, prima o poi avrete modo ancora di saggiare il vostro sentimento. Questa è una persona che, vi ripeto, sente che il vostro appunto legame è inscindibile, d'accordo? Ma a prescindere anche addirittura dai sentimenti, cioè questa è una persona che ritiene di avere, diciamo, un contatto di anime talmente particolare, un feeling talmente appunto particolare da risultare unico. Cioè questa persona ovviamente non è legata a voi soltanto da attrazione, da amore, da innamoramento. Questa è una persona che sente proprio un contatto di anime, d'accordo? Quindi questa persona ammira anche, per esempio, il senso di amicizia che vi lega, la complicità, quell'essere per esempio in accordo su determinate questioni. Cioè questa è una persona che potrebbe addirittura pensare di avervi già conosciuto in altre vite. Cioè questa è una persona che percepisce il vostro legame come veramente un legame unico. D'accordo? Vediamo ora dunque, ragazzi, il terzo oracolo, la speranza. Allora, non ho ancora rinunciato a noi, non rinuncerò mai a noi. Allora, in caso ovviamente questa sia la variante scelta da chi ha interrotto una storia con il soggetto della stesa, oppure si è vista appunto interrompere una storia magari proprio dal soggetto della stesa, ecco che comunque questa persona è assolutamente convinta e certa che prima o poi tra voi tutto ricomincerà. Perché questa persona non ha mai perso le speranze e mai perderà la speranza di poter ricominciare. Questa è una persona che, vi ripeto, proprio perché è convinta che il vostro sia un legame quasi karmico, comunque un percorso da viversi obbligatoriamente assieme, ecco che appunto questa persona, nonostante appunto le distanze, che possono anche essere distanze magari in questo momento difficili da colmare appunto a seguito di una rottura, ecco che comunque questa è una persona che ha una enorme fiducia in ciò che vi unisce, quel legame di cui abbiamo parlato nell'oracolo precedente, ed è proprio in virtù di quel legame che sente che questa persona comunque, vedete, immagina, spera di potervi ovviamente rivedere e riavere soprattutto presto. In caso ovviamente, ragazzi, la vostra storia non sia assolutamente interrotta e le distanze siano semplicemente inerenti, per esempio, ad un momento contingente, a una vacanza dell'uno piuttosto che dell'altra, per svariate motivazioni, ad esempio una storia clandestina segreta, ecco che comunque questa persona spera appunto di potervi ovviamente rivedere quanto prima. E ovviamente è una persona convintissima di tornare da questo momento appunto di allontanamento, comunque di stop, diciamo forzato, comunque felice, proprio perché questa persona sa che il vostro legame appunto è veramente troppo forte e quindi non ci sono distanze che possano ovviamente allontanarvi più di tanto, al di là poi appunto della distanza magari chilometrica e inerente appunto a qualche giorno di vacanza, d'accordo? Quindi comunque questa è una persona che dà per scontato sicuramente di potervi rivedere, non vede l'ora e farà soprattutto di tutto, perché questo oracolo parla di una speranza concreta, cioè questa persona non vede l'ora di potervi, vedete, riabbracciare, riavere,
di fronte ovviamente a sé i vostri occhi, d'accordo? Quindi questa è una persona che comunque farà assolutamente di tutto per potervi rivedere, e avrà modo comunque evidentemente anche di dimostrarvi quanto voi gli siate ovviamente mancate o mancati. Cioè questa è una persona che ha intenzione probabilmente anche di aprirsi un po' di più, sicuramente a quello che prova per voi, perché questa è una persona molto consapevole di quello che prova per voi, dei sentimenti che prova ovviamente per voi, d'accordo? Quindi comunque questa è una persona che, vi ripeto, a prescindere dalle motivazioni che vi tengano distanti in questo periodo, ecco che comunque non vede l'ora ovviamente di rivedervi, non ha mai rinunciato e mai rinuncerà ovviamente a voi, d'accordo? Ed ora ragazzi arriviamo all'ultimo oracolo, e qui abbiamo l'oracolo degli errori. Allora, spero di poter rimediare ovviamente ai miei sbagli. È chiaro che anche per il soggetto della seconda variante, evidentemente questo momento di lontananza serve, perché anche questa persona si sta guardando dentro e sta riflettendo sui suoi stessi errori che evidentemente questa persona sa di aver commesso con voi, errori che potrebbero essere alla base di questo allontanamento, quindi ovviamente aver causato la rottura, o comunque magari anche, in caso voi non abbiate comunque interrotto la vostra storia, comunque errori che questa persona sente di aver commesso nei vostri confronti, magari anche dei piccoli momenti di mancanza, quindi comunque quella parola sbagliata al momento sbagliato, a cui questa persona sta ripensando. È una persona che sa di aver sbagliato tanto con voi, è una persona che sa di aver rischiato di perdervi o di avervi perso, ed è quindi una persona che si sta in maniera molto matura guardando dentro. Ora, questa persona è consapevole dei suoi errori? Assolutamente sì, in pieno, ed è una persona che farà di tutto per cercare di rimediare. Quindi che cosa farà questa persona? Innanzitutto appunto cercherà di dimostrarvi quanto voi gli siate mancati o mancate in questo momento di lontananza, ma soprattutto questa è una persona che farà di tutto per recuperare a degli errori, vi ripeto, anche delle sciocchezze che potrebbero essere magari parse inizialmente solo delle sciocchezze, ma a cui questa persona sta ripensando. Quindi comunque questa è una persona che vuole tornare sui suoi passi, ed è una persona che non vede l'ora appunto di poter recuperare, d'accordo? Ve l'ho detto con la carta della speranza che questa è una persona che assolutamente spera di poter ricostruire un rapporto con voi, quindi questa seconda variante ragazzi è quanto mai utile e importante, ovviamente in caso voi abbiate interrotto una storia e quindi queste distanze siano, diciamo, apparentemente inconciliabili e incolmabili, d'accordo? In realtà questa è una persona che invece vuole raggiungervi. In caso ovviamente, ripeto, la storia sia tranquillamente in essere, ecco che ovviamente questa persona non vede l'ora di rivedervi e anche di scusarsi, vi ripeto, per determinate piccole mancanze, d'accordo? Quindi questa è un'altra stesa veramente molto bella, sono state due varianti bellissime, dense di sentimenti, pensieri anche direi maturi e comunque molto saggi da parte dei soggetti ovviamente delle due varianti. In particolar modo in questa seconda variante questa persona farà di tutto per rimediare ai suoi errori, anche vi ripeto situazioni apparentemente da poco ma a cui però questa persona sta ripensando, quindi evidentemente diciamo vuole anche magari premiarvi per la vostra eventuale pazienza. Persona che sente un legame profondo ovviamente con voi, un legame che tiene questa persona ovviamente comunque legata a voi nonostante le varie distanze e varie ovviamente vicissitudini. Questa è una persona che, vi ripeto, ha sempre costantemente il pensiero di voi nella testa, Vi ripeto, anche semplicemente rileggendo un messaggio o comunque riguardando una vostra foto, d'accordo? Questa è una persona che farà
in maniera concreta proprio, azioni pratiche appunto volte o al ritorno ovviamente di coppia oppure comunque al volervi rivedere ovviamente il prima possibile per poter riportare equilibrio e ovviamente armonia al vostro rapporto. D'accordo? Ovviamente ragazzi, come sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione. Ovviamente, come sempre, buone vacanze in caso voi siate in vacanza. Come sempre, buon percorso karmico, buona fortuna e a presto!